Questa è la wash and dry, sistema di lavaggio e asciugatura delle parti stampate che precede la fase di post curing in cabina UV. Andiamo a vedere come installarla e come prepararla per il suo funzionamento. Innanzitutto abbiamo bisogno di una fonte di alimentazione e di aria compressa, quindi andiamo a vedere come installare il regolatore di pressione, il sistema di filtri e tutto il resto che serve. Preleviamo da interno alla scatola il regolatore di pressione, giriamo la macchina e procediamo all'installazione. Per garantire la massima ergonomia di utilizzo, la macchina è predisposta per un'installazione per destri e quindi verrà montato il gruppo di pressione qua, oppure per i mancini, in questo caso verrà montato in questa zona della macchina. Questo è il materiale contenuto nella confezione, andiamo a vedere ora come installarlo. Prendiamo il regolatore di pressione e andiamo a togliere la ghiera. In questo caso faremo un'installazione per destri, per cui verrà montato in questa posizione. Se invece vogliamo farlo per mancini dovrà essere montato sotto sopra, come indicato qui nel disegno, in questo modo. Partiamo installando la staffa. Abbiamo bisogno di una chiave esagonale da 2,5 mm che andrà a essere avvitata in questa posizione. A questo punto procediamo all'inserimento del regolatore di pressione e della ghiera di ritenzione. Ok. Apriamo la macchina e facciamo uscire il tubo blu che è collegato allo spruzzatore dal foro sul lato destro, che ricordo è l'installazione per destri. Quindi si inserisce fino in fondo il tubo nel regolatore di pressione. Da questo lato invece ci sarà l'ingresso dell'aria compressa con una pressione che va dai 5 ai 10 bar. Il regolatore invece andrà tarato attorno ai 4 bar di pressione. Poi utilizzando la macchina potete scegliere anche se aumentarla o ridurla in base alle vostre necessità. Ora procediamo ai collegamenti interni della macchina. Allora, per rimontare il serbatoio lo si fa entrare in questa direzione, entra e lo si posiziona davanti facendo coincidere i due fori. Poi si va a montare il tappo con il foro sul lato dove si vuole il pescaggio e invece quello cieco dall'altra parte. Si va successivamente a inserire la vasca in acciaio, semplicemente in questo modo, e si va poi a riassemblare il sistema di filtri. Si inserisce così, lo si monta in verticale, si preme fino in fondo e poi si solleva di circa mezzo centimetro per evitare il pescaggio dei residui più pesanti. Il pescaggio del liquido di risciacquo invece va semplicemente
inserito in questo modo sul lato dove c'è il foro. Da qui vediamo la presa di pressione già collegata, in questo caso un tubo da 8 mm, e il regolatore di pressione tarato su 4 bar. Per agire sulla pressione è sufficiente agire su questa manopola. Per aumentarla si deve avvitare, per ridurre la pressione si svita la manopola. Qua invece abbiamo semplicemente collegato l'alimentazione per il funzionamento della macchina. Procediamo all'accensione. I collegamenti sono stati fatti, ora siamo pronti per inserire i liquidi di lavaggio che va in questa vaschetta e il liquido per il risciacquo che va inserito nel contenitore frontale rimuovendo il tappino. È possibile collegare la presa per il risciacquo sia in questo punto che in quest'altro in base alle vostre comodità. Allo stesso modo si può collegare anche la presa per il lavaggio sia sul lato destro che sul lato sinistro, sempre in base alle vostre esigenze. Procediamo ora all'inserimento dei liquidi. La quantità minima di liquido da inserire nella tanica in acciaio è di mezzo litro e il livello massimo invece è segnato da questa nervatura. Si può ora procedere al caricamento del liquido di risciacquo da questa apertura inserendone mezzo litro. Ok. Utilizzando dei guanti lunghi e un sistema di filtrazione per la respirazione si va a inserire il modello nel liquido di lavaggio, si va a chiudere la vasca e si procede con il lavaggio in questo modo. Per far uscire l'aria soltanto basta premere verso il basso, più si tira indietro più invece aumenta la quantità di detergente che fuoriesce. Andiamo ora a sostituire la connessione con il risciacquo. Il liquido di risciacquo è sempre un liquido pulito, mentre il liquido per il lavaggio può anche essere estremamente sporco, non ha importanza. Una volta terminata la fase di risciacquo si può procedere all'asciugatura soltanto premendo verso il basso, dove uscirà soltanto aria. In questo modo possiamo asciugare estremamente in modo veloce. Ed ecco qua il modello lavato e asciugato.